Benvenuti cari amici di Visione TV alla prima puntata del nostro diario di guerra. Come saprete il sistema mediatico mainstream non ha nessuna intenzione di raccontarvi quello che realmente accade. Sono soltanto dei giornalisti con l'elmetto pagati per difendere le ragioni di una parte contro l'altra. Visione TV, grazie all'inviato Giorgio Bianchi, documentarista, fotoreporter, farà un lavoro diverso. Cercheremo di raccontare quello che accade attraverso gli occhi di chi non ha padroni e deve sorbire soltanto le ragioni della verità. Ciao Giorgio! Ciao Francesco, buonasera a tutti i tuoi ascoltatori. Ecco, facciamo un brevissimo riepilogo per chi non sa quello che stiamo facendo. Giorgio Bianchi è in Donbass, inviato per Visione TV, e sta seguendo quello che accade. Oggi è stata una giornata drammatica, Giorgio. In questa prima puntata commentiamo insieme quello che è accaduto per come tu l'hai documentato. Sì, oggi è stata veramente una giornata dura, sotto tutti i punti di vista, è cominciata molto presto. Oggi avevo appuntamento per andare a vedere la città di Volnovakha, che è stata conquistata 3 giorni fa dalle forze, dalle milizie delle repubbliche indipendentiste. È una città che si trova a 50 km a sud di Donetsk e a 50 km di distanza da Mariupol, in una zona prevalentemente agricola, una zona soprattutto di fattorie, alcune private, alcune di proprietà dello Stato. E devo dire che arrivare lì è stato veramente impressionante, un paesaggio lunare, una cittadina completamente sventrata dalla guerra, ci sono carcasse di carri armati, di mezzi blindati, di vetture civili, veramente una situazione terribile. Che dire, oggi arrivati lì poi c'erano anche le milizie stavano dando ai civili gli aiuti umanitari, c'erano diversi camion di quella che è una sorta di protezione civile e stavano diffondendo appunto aiuti umanitari, c'era una grande folla di persone che con le biciclette, con qualsiasi mezzo cercavano di raccogliere questi scatoloni. E ricordo che la città è prevalentemente in questo momento abitata da donne, da bambini, da anziani, perché i giovani sono stati quasi tutti richiamati alla leva e quelli che non sono stati richiamati alla leva sono fuggiti altrove o si sono rintanati nelle cantine, quindi c'erano pochissimi giovani, pochissimi uomini, quindi veramente una situazione ai limiti dell'incredibile. Vedi queste persone che si aggirano tra le macerie ancora fumanti, ancora si percepisce forte l'odore acre delle esplosioni, poi ci sono mezzi blindati che si muovono sulle strade della città, quindi ovunque c'è questo fumo emesso dai carri armati. Veramente una scena apocalittica, sembra di essere, brutto dirlo, ma sembra essere in quel videogioco World of Tank, in quella città, tra le carcasse e i tank che si muovono realmente. Le case sono in gran parte distrutte, la stazione ferroviaria distrutta, che altro dire. Però ciò nonostante la vita continua ad andare avanti. Io adesso dovrò ritornare lì perché oggi sono andato con un convoglio, ma voglio ritornare da solo per non essere vincolato ai tempi del gruppo. E poi a un certo punto è giunta la notizia dell'esplosione a Donetsk. Lì c'erano alcuni giornalisti, è cominciato a serpeggiare la voce, e questo mi ha veramente preoccupato. Poi quando sono venuto a sapere che la bomba era caduta praticamente sotto l'appartamento nel quale sto abitando, è veramente stata una cosa terribile. Quindi tramite il telefono satellitare, perché lì non c'è linea da nessuna parte, sono dovuto andare appunto dai vigili del fuoco, chiedere la possibilità di utilizzare il telefono satellitare per sapere se il palazzo era ancora in piedi. E,
una grande preoccupazione, perché tra l'altro io qui ho parte dell'attrezzatura, parte della roba, mi ero portato solo il minimo indispensabile, e poi giravano incontrollate le voci dei morti. Si è subito parlato di un razzo Toich-KU, è un razzo di grosse dimensioni, le misure dovrebbero aggirarsi intorno ai 5 metri e mezzo, è circa 10 volte più potente di un Grad, quindi può veramente generare un'esplosione notevole e creare un altissimo livello di devastazione. Infatti poi comunque quando sono arrivato la situazione era catastrofica, seppur in fretta e furia avessero già un po' ripulito i detriti, c'erano parecchie persone all'opera, le persone nei negozi, però proprio sotto il posto dove abito c'è un negozio di barbiere e sono rimasto impressionato perché per terra c'era una chiazza di sangue veramente enorme, faceva impressione. Per fortuna la signora che è stata ferita non è morta, ma è stata investita dai vetri che sono esplosi, perché in tutta la zona sono esplosi i vetri e gran parte delle persone si sono ferite appunto con le schegge dei vetri. Ecco Che Giorgio, sono, chiedono alcuni chi l'ha lanciata questa bomba in chat. Allora, è chiarissimo che il razzo è stato sparato dal lato ucraino, questo è assolutamente certo. Diciamo che in passato è successo spesso che gli ucraini bombardassero anche il centro città. Io mi ricordo di una volta di un Grad che ha distrutto completamente una fermata dell'autobus, un'altra volta è stato colpito un filobus. Io adesso vengo diciamo, dal montaggio, sono andato da un montatore e lui abita a Kivsky Rayon, che è diciamo, l'ultimo quartiere della città prima di Spartak, in direzione dell'aeroporto. Ancora lì è ben visibile la devastazione. Lui addirittura ha una stanza cuscinetto vuota per paura che possano esplodere i vetri o che possa esplodere un colpo di artiglieria, perché il lato esposto verso il fronte tiene tutta la roba ammassata nelle altre stanze per fare in modo che eventualmente non vengano, siccome ha delle attrezzature costose, ha paura che possano essere distrutte dall'esplosione. Quindi diciamo che la situazione è sempre stata così, ma un razzo che piovesse proprio esattamente nel centro città, a ridosso del teatro dell'opera, non era mai successo. Le notizie che ho raccolto parlano che il sistema antimissile della Repubblica sia riuscita in qualche modo ad intercettare il razzo, che era destinato a colpire comunque delle infrastrutture civili, e l'ha distrutto, però la parte contenente la testata è riuscita veramente, per un caso non direi fortuito, ma in questo caso tragico, a rimanere intatta, e cadendo al suolo è riuscita comunque a esplodere e ha investito queste persone che dalle testimonianze che ho raccolto erano in fila per un bancomat. La cosa assurda è che di questa notizia non vi è traccia praticamente negli organi di stampa cosiddetti mainstream. Io ho provato a sfogliarli un po' tutti e la notizia veramente non esiste. Mi hanno detto, io non ho avuto modo di vederlo, che Mentana ne abbia parlato nel TG, ma si sia subito precipitato a dire che le vittime civili sono state dovute al fatto che il razzo è stato intercettato dal sistema antimissile, il che è veramente assurdo e del tutto irrispettoso nei confronti delle persone che sono rimaste uccise. La RAI è riuscita anche a fare di peggio, perché in un servizio in cui raccontava dei bombardamenti russi a Kiev è riuscito a infilare dentro una sequenza che invece riguardava la bomba caduta a Donetsk, e la cosa è inequivocabile perché si vede questo signore anziano disperato ripreso dalle telecamere, e sullo sfondo c'è un graffito sul muro che è perfettamente che combacia perfettamente con quello che si vede nel video della RAI. Quindi c'è oltre il danno pure la beffa, cioè tu infarcisci un servizio che parla di bombe cadute a Kiev, volendo enfatizzare, volendo caricare il pubblico di emotività su questo tema, e infili in mezzo un frame che riguarda invece una bomba che ha ucciso 23 persone qui a Donetsk, che si vanno ad aggiungere alle 14.000 morte negli ultimi 8 anni, per non parlare dei feriti e dei 200 bambini morti. Ecco Giorgio, cominciamo a fare vedere una serie di immagini, di documenti che tu hai predisposto e li commentiamo insieme, partendo dall'inizio, ecco, dal tuo viaggio per le zone di guerra.
Mandiamo le immagini. Ci troviamo alla periferia di Donetsk, a circa 8 km dall'aeroporto, teatro in passato di cruenti combattimenti e anche oggi si sta combattendo molto. Oggi abbiamo dovuto cambiare 2 volte i nostri piani e avevo intenzione questa mattina di andare a Spartak, ma c'era una violenta battaglia in corso, i rumori si sentivano distintamente anche dalla città di Donetsk. Poi abbiamo cercato di andare ad Alexandrovka, ma anche lì stessa situazione, combattimenti violenti ed era molto pericoloso, si sentivano gli spari vicinissimi. E mentre eravamo all'Alexandrovka siamo stati informati che proprio in questo punto, che tra l'altro è un punto abbastanza distante dai combattimenti, ci troviamo a 8 km dall'aeroporto, a 10 km dalle linee nemiche, le posizioni della Repubblica di Donetsk sono appunto locate nell'aeroporto, quindi un colpo in arrivo in questa zona è del tutto, diciamo, estemporaneo. Si tratta di un colpo di artiglieria pesante da 122 mm, ha colpito in pieno la casa di questa signora. Ancora adesso si sente l'odore dell'incendio che è stato generato dall'esplosione. La signora è ancora profondamente scossa, una signora molto anziana. Siamo entrati in casa sua, ci ha fatto vedere quello che è successo e fortunatamente quando è arrivato il colpo di artiglieria la signora non era in casa. Questa è una guerra che dura oramai da 8 anni, i civili sono stremati, la signora ricorda ancora quando in questa zona arrivarono gli aerei ucraini nel 2014 per bombardare l'aeroporto e alcuni razzi sono caduti proprio in questa zona. E che dire, la città di Donetsk è una città spettrale, sembra di essere ritornati indietro di 5-6 anni quando i bombardamenti, i combattimenti erano violenti come sono oggi, molta gente è andata via, già dalle 8 di sera non gira più nessuno in città, insomma la situazione è molto dura, sia i civili, come vediamo la signora è profondamente provata e anche tutte le persone che io incontro quotidianamente. Ci troviamo al mercato Mayak e ieri pomeriggio alle 6 è caduto un razzo Grad proprio qua sopra, c'è stato un vasto incendio, le immagini sono circolate su Telegram. Si tratta non del solito lanciatore Grad, ma mi dispiegavano che adesso spesso i Grad vengono lanciati anche singolarmente con un lanciatore che è fissato sopra le Niva, che si muovono molto più agevolmente e così è più difficile individuarle e distruggerle preventivamente. Fortunatamente il mercato era chiuso, non ci sono state vittime e risulta solo un ferito. Non ho avuto modo di accertare l'identità, ma sembrerebbe che si tratti del guardiano della struttura. Ecco Giorgio, cosa sono queste immagini? E qui ci troviamo proprio a Kivsky Rayon, quel posto che vi dicevo. Questa qui è la zona vicino all'aeroporto, una delle zone che sono state più profondamente colpite dai combattimenti degli anni scorsi. Nel video precedente, quello riguardante la signora, lo ripeto, durante il bombardamento dell'aeroporto, quel razzo che ha colpito la casa e che l'ha distrutta per la prima volta, ha ucciso anche il marito della signora, quindi lì una doppia tragedia. Quella donna continuava a ripetere: io oramai non ho più motivi per vivere, per stare qui. Qui ci troviamo proprio a pochi passi dall'aeroporto, la città finisce, c'è un piccolo, diciamo, boschetto e poi vicino c'è la città di Spartak, che è quella dove volevo andare, ma stavano combattendo, diciamo, ferocemente e quindi non ho potuto accedervi perché i militari me lo sconsigliavano, perché l'incolumità era veramente a rischio. E queste sono scene che io ho vissuto per 8 anni, questi sono luoghi che io conosco benissimo e mi sembra addirittura pleonastico doverli riproporre per rinfrescare la memoria a persone o addirittura
far sapere alle persone, perché ci sono persone che non hanno proprio idea di che cosa ci sia lì, che cosa sia successo in questi 8 anni. Molta gente è convinta che la guerra sia scoppiata 2 settimane fa e non che duri da 8 anni. Io mi ricordo quando parlavo con le mie... Adesso proprio prima di partire ho detto, dice, dove vai? Vado in Donbass. Dice, dov'è in Donbass? Dico, in Donbass è quella parte autonomista dell'Ucraina. Ah, vai in Ucraina? Ah, ma allora è pericolosissimo, stai attento, lì rischi la vita. Dico, guarda, io sono 8 anni che vado lì e la vita l'ho sempre rischiata, quindi voglio dire, non è che la guerra è scoppiata solo oggi. È veramente una cosa assurda il fatto che le persone oggi si siano così accalorate, stiano così parlando di questa guerra, diciamo pur non sapendone nulla, non sapendone la cronistoria, non sapendo da dove sia scaturita e non sapendo soprattutto cosa rischiamo noi se ci sarà un'escalation del conflitto. Prima di stoppiamo un attimo queste immagini che ora le commentiamo, ti volevo chiedere se tu conoscevi Andrea Rocchelli, Giorgio. Allora, io Andrea Rocchelli non lo conoscevo personalmente, mi ricordo soltanto che è un fotoreporter ucciso in Donbass, per chi non lo sapesse. Quando eravamo a Maidan, perché eravamo insieme lì, seppur andati separatamente, e a un certo punto io fui investito dai gas lacrimogeni lanciati dalla polizia e lui venne in soccorso e mi pulì gli occhi, aveva uno spray per pulire gli occhi dai lacrimogeni e questo è l'unico e ultimo ricordo che ho di lui. Purtroppo una figura completamente dimenticata, si è fatto un grandire del presunto reporter del New York Times, perché poi non si è capito se lavorasse per il New York Times o meno. Invece all'epoca, quando morì il povero Rocchelli, sì, se ne è parlato, ma poi alla fine si è dimenticato in fretta e soprattutto ci si è dimenticati in fretta del suo straordinario lavoro di documentazione. Parliamo di una qualità fotografica altissima, veramente. Poi tra l'altro noi in Italia non siamo secondi a nessuno per quanto riguarda dei fotoreporter, ve ne sono tanti e di veramente bravi e sicuramente Rocchelli era uno di loro. Sai chi l'ha ucciso Rocchelli, Giorgio? La verità giudiziaria penso che a questo punto non si saprà mai. Ci sono state delle pressioni enormi, nonostante fosse stato condannato Markiv per l'omicidio di Rocchelli. Poi diciamo che i giudici hanno subito una pressione enorme. Ecco, comunque per farci capire a chi segue, stiamo parlando di ucraini nazionalisti, nazisti, gruppi nazisti ucraini. Sì. Parliamo sempre di estremisti, parliamo sempre di soggetti estremisti, quelli che oggi Mentana in diretta televisiva dice ma no, il battaglione Azov in fin dei conti sono solo delle milizie inquadrate all'interno dell'esercito ucraino. Però il fatto curioso è che per esempio sono cominciati a sparire alcuni articoli. Io pochi giorni fa sto facendo sulla mia pagina Facebook l'angolo della Marcord ucraino, no? E ogni tanto vado a ripescare alcuni degli articoli che ho postato in questi 8 anni, no? Riguardanti i gruppi neonazisti. Uno di questi era un articolo della Stampa in cui si diceva appunto che questi erano gruppi di chiara ispirazione neonazista per la simbologia, per la ritualità, per la violenza, per la brutalità, che si sono macchiati di crimini, sulla linea del fronte, eccetera, e oggi incredibilmente quell'articolo non è più raggiungibile, è scomparso praticamente. Quindi voglio dire, se questi soggetti non sono così pericolosi, se non sono di chiara ispirazione neonazista, per quale motivo adesso si sono messi a ripulire il web da articoli appunto che denunciano questo aspetto? Io ricordo anche, ho ripubblicato recentemente un articolo di Haaretz, che è una testata progressista israeliana, in cui si diceva chiaramente c'erano delle associazioni per i diritti umani israeliane che lamentavano che Israele stesse vendendo armi ai neonazisti in Ucraina e si diceva se fosse morale vendere le armi ai neonazisti visto il loro passato, i loro trascorsi, perché poi chiaramente queste sono tutte formazioni antisemite, quindi
noi viviamo in un'epoca di cortocircuiti, adesso Facebook mi aveva bloccato, adesso pare che mi abbia risbloccato con un articolo in cui io denunciavo il battaglione Azov per essere di ispirazione neonazista. Il simbolo di Azov, per chi non lo sapesse, ricorda quello delle SS Das Reich, in realtà è speculare a quello delle SS, e Facebook mi ha bloccato dicendomi che io sostenevo gruppi neonazisti, quando in realtà il mio articolo li condannava i gruppi neonazisti, quando invece Facebook recentemente nella sua policy ha detto che ammetterà diciamo articoli che inneggiano a questi gruppi, a questi battaglioni. Quindi un cortocircuito totale dell'informazione, oramai sono vittime delle loro contraddizioni logiche, e purtroppo la gente che non sa niente, che si fa trascinare dalla propaganda emotiva, che si fa impressionare dalle immagini di bambini. Oggi tu hai fatto vedere giustamente la copertina, la prima pagina di Repubblica con la bambina sbattuta lì davanti, con scritto pulizia etnica, quando in realtà fino ad oggi a parlare di pulizia etnica erano stati gli ucraini nei confronti degli autonomisti. Io ricordo la dichiarazione di Poroshenko in cui diceva: i nostri figli andranno a studiare nelle scuole mentre i vostri figli vivranno nelle cantine. E io nel 2017 ci ho vissuto in una cantina per 10 giorni con una famiglia, madre, figlia, marito mezzo paralizzato perché ha avuto un'ischemia che gli aveva provocato un'emiparesi, adesso non mi ricordo se fosse lato destro o sinistro, e noi vivevamo effettivamente dentro una cantina, e la bambina la mattina si alzava alle 5 per andare a scuola, e siamo andati a scuola insieme, uscivamo con il buio e lei mi diceva che non poteva accendere le luci perché aveva paura dei cecchini, il terreno ghiacciato, febbraio, -20, arrivare alla scuola. Le sentite i bombardamenti? Si sentono distintamente in questo momento dalla finestra. Insomma, in questo momento, cioè, mentre tu stai parlando, lì stanno bombardando. Io senti forte delle vibrazioni, vibrano i vetri, si sente il rimbombo. Non so se l'audio del computer riesce a percepirlo, ma io lo sento distintamente. Si sente anche la vibrazione nell'aria. Comunque dicevo che la scuola di questa bambina, che si chiama Marina, praticamente era stata bombardata. Quando sono arrivato lì si sentivano le raffiche di Pulimiot, che è la mitragliatrice. Quando sono entrato nella scuola avevo notato che tutti i lettini erano messi di lato, attaccati al muro. Io avevo chiesto alle insegnanti per quale motivo fossero attaccati al muro, perché mi dissero che una volta erano saltati i vetri e alcuni bambini si erano feriti, quindi da quel momento tenevano sempre diciamo i lettini vicino al muro. Ho visitato decine di case bombardate con i calendari fermi al 2014. Cioè, io non so di che cosa stiamo parlando, sinceramente, non so di che cosa stiamo parlando. Ecco, ritorniamo con le immagini, Giorgio, dove le avevamo interrotte. Ecco, dove sei qui? Questo qui è il mercato Magliacche, il bombardamento. Questo qui è tutto l'interno che è stato distrutto. C'era una libreria grande, meravigliosa, e il fumo si è visto anche in lontananza nella città. E da quello che mi hanno detto è stato un razzo Grad a colpire il mercato, e come vedete i colpi di artiglieria, i razzi continuano a piovere sulla città, ma questo è stato un fatto per 8 anni. Io ricordo che quando lavoravo al teatro un giorno ero andato a casa del primo ballerino, che si chiama Roma, e a un certo punto la ragazza, la moglie, scusate, ha avuto un attimo quasi una crisi isterica perché ha sentito il rumore di un'esplosione, perché praticamente vicino alla loro casa è stato distrutto il filobus che ha causato, non mi ricordo se 15 o 20 vittime all'epoca, adesso veramente vado a naso, e suo marito era stata la prima persona che praticamente era sceso in strada a prestare soccorsi, e da quel momento quella ragazza ogni volta che sentiva il rumore di un'esplosione aveva una crisi isterica. Quindi voglio dire, queste popolazioni, questa è l'immagine del razzo Toshka-U che oggi è caduto. Facciamolo rivedere un attimo. Ecco, questo qui sono i resti di un razzo. Nel centro città, quella che si vede dietro è il vecchio palazzo dell'amministrazione. Ma questo è quello che hanno lanciato oggi a Donetsk? Sì, questo è quello di oggi. Cioè, questo è l'aggeggio di morte che ha causato 23 vittime, questo è? Esattamente questo, ancora fumante, vedete? E che si sa che arma è, che fabbricazione ha, da dove viene? Ma questa è un'arma di fabbricazione sovietica, come dicevo prima si chiama Toshka-U, è un razzo che viene lanciato con un lanciatore singolo a lunga gittata dal potenziale di distruzione enorme.
come vi dicevo, il potenziale di distruzione è circa 10 volte superiore a quello di un Grad. Il Grad, come vedete, è quello che ha colpito il mercato Magliacche, quindi immaginatevi una potenza di esplosione 10 volte superiore a quella, cioè un ordigno micidiale. Da dove l'hanno lanciato presumibilmente, Giorgio? Guarda, questo io non ne ho la più pallida idea, ho letto un comunicato, non mi ricordo se era del Ministero degli Esteri russo, quindi va preso sempre con le molle perché chiaramente la propaganda viene da tutte le parti e loro dichiarano che esiste un ordine preciso, che è stato scritto un ordine in cui si diceva specificatamente di lanciare questo razzo. Ora, chiaramente queste cose io... Ma ordine di Zelensky, del governo centrale? Sicuramente viene dallo Stato Maggiore dell'Esercito, quindi comunque la decisione viene dai piani alti. Questo sempre stando a quello che dicono i russi. Invece gli ucraini non spiegano niente. Gli ucraini in questo momento io non sono riuscito a leggere nulla, ho cercato se ci fossero delle dichiarazioni, non c'è nulla, così come non c'è nulla sostanzialmente sulla stampa italiana riguardo a questo episodio, se non i tentativi maldestri di minimizzazione da parte di Mentana e diciamo la mistificazione della RAI, che ha piazzato all'interno del servizio un frame tratto appunto dalla distruzione provocata dal razzo. Ecco, continuiamo a vedere le immagini. Ecco, per dire che insomma questi non sono figuranti, questi sono morti veri. Ecco, questi non vi impressionano, amici miei non siete. Ecco, signori del mainstream, giornalisti della carta stampata, perché queste vittime non meritano pianti, non meritano comizi, non meritano sfilate. Ecco, questo dolore non merita una parola. Questi devono morire, secondo voi, no? Non meritano il vostro pianto, Giorgio. No, ma l'immagine è terrificante, io le ho pubblicate nella loro crudezza su Telegram, in parte me ne sono anche pentito perché poi le ho viste una volta, non sono riuscito neanche a rivederle perché si vedono pezzi di corpi sparpagliati per la strada, si vedono persone agonizzanti che ancora si muovono, il signore di prima praticamente non ha più le gambe e muoveva soltanto la testa, cioè una scena di macelleria proprio. Terrificante proprio. Io immagino che chi l'abbia vissuta lì non la scorderà per il resto dei suoi giorni. E questa era la gente in fila al bancomat, Giorgio? Questo è quello che mi hanno detto, sì, e devo dire anche che per molte persone che vivono qui, questa qui non è affatto una novità, nel senso molte persone sono abituate a vedere scene di questo tipo, perché dopo 8 anni di guerra civile oramai le persone sono avvezze un po' a tutto. Chi ha vissuto questa situazione dal primo momento è chiaro che di fronte a una scena di devastazione di quel tipo e di massacro di quel tipo penso che non c'è esperienza che tenga, perché penso che anche i militari si siano messi a piangere di fronte a una scena del genere. Senti Giorgio, tu adesso sei tornato nel luogo che vicino, cioè nel luogo dove stamattina è caduto sto razzo, sei tornato lì? Sì, io sono rientrato, ho fatto le scale a piedi e sotto i piedi è buio perché per le scale non c'è la luce, ma non perché manchi la corrente, ma perché nelle scale del palazzo non c'era già la luce e sotto i piedi sentivo ancora il rumore dei vetri perché praticamente tutte le finestre del corpo scala sono saltate per aria. Quelle della casa fortunatamente qui non si sono rotte, mentre notavo che le case dei vicini hanno le finestre quasi tutte rotte, ma forse perché questi sono infissi più nuovi, mentre le altre case hanno infissi e vetri più vecchi. Questo non saprei dirlo. Fortunatamente i vetri della casa non sono saltati. Bene, vediamo se dalla regia ci sono altre immagini, le mandiamo fino alla fine e poi ci salutiamo e ci diamo appuntamento alla prossima puntata del Diario di Guerra. Ecco, questi sono tutti i risultati della bomba di oggi di Donetsk, del missile, di questo razzo. È una cosa veramente terrificante, veramente terrificante. Comunque speriamo che veramente non vi siano altri episodi di questo tipo. Io torno a dire, non so i motivi per i quali sia stato sparato questo razzo, spero veramente che non sia stato un atto di ritorsione nei confronti della popolazione civile, perché sennò a questo punto veramente si tratterebbe di un vero e proprio atto di terrorismo.
Ma la tua chiave di lettura qual è, Giorgio? Che sia stato un atto, insomma, deliberato, di vendetta? No, la mia chiave di lettura all'inizio, quando ho saputo della notizia, non ho avuto dubbi, nel senso l'ho visto come un atto di rappresaglia nei confronti della città, della popolazione, delle autorità. Questa è stata la mia primissima impressione. Devo dire che poi, quando mi è stato detto che il razzo è stato intercettato, voglio sperare che il razzo dovesse sorvolare la città e centrare un obiettivo strategico, vuoi che sia militare o un'infrastruttura civile. Voglio sperare che sia una cosa di questo tipo, perché sennò si tratterebbe di un atto abietto nei confronti di una popolazione che è stremata già da 8 anni di guerra. Queste sono le scene da Volnovachia, una cittadina che prima della guerra contava circa 20.000 persone, adesso pare che ve ne siano meno di 10.000, completamente distrutta. È praticamente un cimitero di carri armati, di veicoli blindati, di automobili distrutte, palazzi distrutti, dove vedi questa gente che vaga, tutti si danno da fare per rimuovere i detriti, c'è una fila incredibile per gli aiuti umanitari, ci sono militari che riparano i veicoli danneggiati. Insomma, veramente uno scenario apocalittico. Devo dire che in questi anni ne ho viste svariate di situazioni. Questa situazione mi ricorda molto la città di Debaltsevo al termine della battaglia, della grande battaglia del 2015. Io andai subito dopo la conquista della città, entrai dentro e lo scenario era assolutamente identico, c'è una devastazione totale. Veramente impressionante. Vorrei chiedere a tutti quelli che dicono che i russi sono aggressori, o a tutti quelli che hanno passato gli ultimi 20 anni a difendere le ragioni della NATO per l'ingresso in guerra contro la Serbia, per difendere la minoranza kosovara presuntivamente sterminata dai serbi. Ecco, per quale motivo non applicate lo stesso ragionamento alle popolazioni del Donbass? Cioè, secondo voi le popolazioni del Donbass devono essere sterminate in questo modo? Cioè, vi sembra nessuno deve difendere quelle persone, devono morire nel silenzio del mondo? Tu non lo noti un po' di doppiopesismo, Giorgio, nei racconti, diciamo, dei cosiddetti intellettuali nostrani? Ma guarda, il doppio standard regna sovrano, cioè io ricordo per esempio già all'epoca, io sono sempre stato un antiimperialista, resto un antiimperialista convinto, resto dell'avviso che la storia d'Italia è stata segnata dalla NATO, dalle sue sovrastrutture, dalla sua infiltrazione nei più veramente profondi gangli delle nostre istituzioni. Io ritengo che oggi l'Europa, l'Unione Europea non sia altro che la faccia presentabile, anche se dal mio punto di vista è assolutamente impresentabile, della NATO, e oggi sta gettando la maschera. L'Europa unita, l'Unione Europea non è altro che un meccanismo per sterilizzare politicamente i paesi europei, per chiuderli all'interno di un contenitore e fare in modo che agiscano come un solo uomo, come un solo Stato agli ordini della NATO. Non si è mai fatto un esercito europeo e probabilmente mai si farà, perché l'esercito europeo già esiste ed è l'esercito della NATO. Io ricordo quando noi antiimperialisti ci battemmo per la Serbia, per la Libia, ci battemmo per l'Iraq, perché non venissero perpetuati quegli stermini che hanno causato centinaia di migliaia di vittime, bambini, di donne, soldati, perché poi noi pensiamo sempre che i soldati debbano morire, quando poi ci dobbiamo ricordare che i soldati sono padri di famiglia, spesso sono anche madri di famiglia, e gente, soprattutto come qui in questa zona, serve le armi perché purtroppo non vi sono altri lavori da fare. Qui o vai a fare il minatore o vai a fare il miliziano, non è che hai tante altre alternative. Io ricordo che la Libia era un paese che esportava soltanto laureati ad alto tasso di scolarizzazione, era il paese con il più alto standard di vita di tutta l'Africa, e oggi è ridotto a un cumulo di macerie, il rischio della scissione in mano di bande criminali. I migranti che con Gheddafi lavoravano, andavano lì, venivano dall'Africa subsahariana e trovavano lavoro nell'edilizia, soprattutto per quello che noi chiamiamo un regime, e oggi vengono chiusi nei lager, rischiano la vita in mare, quando in passato, cioè noi oggi piangiamo quelle vittime in mare, ma come sempre ci scordiamo di quali sono le cause che hanno portato quelle persone a morire, a finire nei lager, che è stata la distruzione di un governo che a noi non piaceva, tra l'altro alleato dell'Italia, con la quale l'ENI aveva contratti per 50 miliardi.
E tutto questo a cosa è servito? Che cosa ha portato? La Siria, vogliamo parlare della Siria, la perla del Medio Oriente, un paese florido, bellissimo, e che è stato in mano ai jihadisti. E come qui in Ucraina la NATO sovvenziona, arma, finanzia a destra i neonazisti, la stessa identica cosa, speculare, è accaduta in Siria. Identica, i jihadisti, l'ISIS, domandatevi dove nasce l'ISIS, come mai dopo la pandemia e dopo la guerra in Ucraina l'ISIS è sparito, il terrorismo islamico è sparito, ha semplicemente cambiato faccia. Oggi non serve più finanziare i jihadisti, oggi si finanziano i gruppi neonazisti che stanno accorrendo da tutta Europa per andare a combattere come volontari in Ucraina, salvo poi beccarsi una testata balistica russa che ne ha ammazzati 180 in un colpo solo. Quindi voglio dire, ma di che cosa stiamo parlando? Ma studiate la storia, ascoltate quello che dice Luciano Canfora, grande storico, persona assolutamente stimata, che quando faceva le conferenze c'era la fila di quei progressisti che si sciacquavano la bocca dicendo che erano andati alla conferenza di Canfora, e poi, come giustamente tu hai sottolineato, Gramellini con il suo editoriale l'ha bastonato Riotta, c'è una persona assolutamente stimabile per aver detto cosa? L'ovvio. Cardini, grande storico, attaccato, anche lui. Orsini, professore della LUISS, che di profonda fede atlantista, l'ha detto in tutte le lingue, io amo gli Stati Uniti, mi sono formato negli Stati Uniti, ma poi di fronte alla realtà, ma che cosa deve dire uno studioso? Cioè la NATO si è espansa ad est. Mark Innaro, giornalista della RAI, anche lui che cosa ha detto? L'ovvio, epurato anche lui, sparito. Alessandro Cassieri, il giornalista che ha fatto quei reportage quest'inverno a gennaio dal Donbass, è stato massacrato per aver detto cosa? L'ovvio anche lui, cose che noi sappiamo ma che la gente normale non deve sapere, deve vivere nella bolla di menzogne che riguardano la pandemia, che riguardano l'economia, che riguardano adesso la guerra in Ucraina. Vivono in una dimensione, in una narrazione completamente fanciullesca, completamente ridicola, completamente svuotata di qualsiasi contenuto. Sembrano i romanzi per i bambini dove il cattivo è cattivissimo e il buono è buonissimo. Putin, finché la Russia era un paese vassallo, in cui era un paese sventrato e sembrava che dovesse essere il successore di Lenin, andava benissimo, piaceva all'Occidente, si voleva la Russia all'interno dell'Europa. Poi quando Putin prende un paese allo sfascio e lo riporta a un ruolo di primo piano, aumenta il tenore di vita delle persone, stabilisce un nuovo contrappeso allo strapotere della NATO e degli Stati Uniti. No, Putin non va più bene, diventa il nuovo Hitler. Allora lui è Hitler, ammazza i giornalisti, invece il principe ereditario saudita che ha fatto a pezzi un giornalista con la motosega, invece lui va bene, il nostro ex premier Renzi ci va a fare le conferenze, si prende i suoi bei gettoni di presenza, i Rolex, quello va benissimo, bombarda gli yemeniti, va benissimo, sono morti, l'altro giorno è uscito un conteggio, 20.000 bambini in Yemen, quei bambini non fanno conteggio, non gliene frega niente a nessuno, ma la verità vera, lo sapete qual è? Che degli ucraini sostanzialmente non gliene frega niente a nessuno, sono l'agnello che è stato legato nella foresta per far uscire l'orso allo scoperto, più ne muoiono, più dura la resistenza, più muoiono, più bambini, più civili saranno accatastati e più saranno contenti, perché questo alimenta la loro vergognosa e schifosa propaganda di guerra. Scusate l'enfasi. No, enfasi più che giustificata di fronte alla morte dell'umanità che abbiamo visto nelle immagini che abbiamo mandato qui su Visione TV. Giorgio, questa prima puntata finisce qua. Noi ogni volta che avremo notizie da dare, aggiornamenti dal Donbass, metteremo di nuovo in piedi questo nostro format in diretta per dare notizie non manipolate, non filtrate alle persone che ci seguono. Domani che programmi hai? Ma guarda, domani mattina, a dire la verità, mi vorrei riposare perché stamattina sto in piedi dalle 5 e non so più neanche... Ne hai facoltà, mi pare un buon programma. Però poi pomeriggio vorrei ritornare a Volnovacca per cercare delle testimonianze, perché oggi col carrozzone non sono riuscito a fare niente e vorrei andare un po' da solo come sono abituato sempre e fare un lavoro un po' più calmo, un po' più lento. Poi non so se lo vogliamo dire, io spero presto di poter intervistare un volontario del battaglione Azov nei giorni prossimi. Non prometto nulla, però cercheremo di spiegare un po' al pubblico chi è questa gente qui. Grazie Giorgio Bianchi, ci diamo noi appuntamento al prossimo aggiornamento. Tu naturalmente hai sempre facoltà di contattarci quando vuoi per dare notizie in tempo reale
a beneficio di una pubblica opinione che non vuole più essere avvelenata, manipolata, usata da questo perfido circuito mainstream che è un castello di puzzolenti menzogne. Grazie Giorgio Bianchi. Grazie a te Francesco e grazie ai tuoi ascoltatori. Bene, cari amici, si conclude qui la prima puntata del nostro diario di guerra. Resteremo con gli occhi sulla situazione del Donbass, dell'Ucraina tutta e della Russia per tutto il tempo che sarà necessario, grazie alla straordinaria professionalità, allo straordinario coraggio di Giorgio Bianchi. Grazie anche a tutti voi, perché nonostante le menzogne, i veleni che vengono diffusi contro di noi da non meglio precisati centri che controllano la disinformazione, noi non prendiamo soldi né dai russi né da nessun altro, noi serviamo le ragioni che la nostra coscienza ci indica. Gli unici nostri finanziatori siete voi. Se volete aiutarci, se pensate che questo nostro lavoro è importante e utile, aiutateci donando i numeri che la regia ha mandato adesso in sovraimpressione. Una buona serata a tutti voi.